Inter River Plate 2-0, gol di Pio Esposito, il primo gol con la prima squadra dell'Inter, un gol pesante per il giovane attaccante di cui riparleremo ed è stato eletto migliore in campo di questa partita. Gol di Alessandro Bastoni poi in pieno recupero a completare l'opera. Il River Plate è clamorosamente eliminato, l'Inter invece con questa vittoria trionfa nel gruppo E, primo posto conquistato davanti ai messicani del Monterrey e l'Inter dunque accede agli ottavi di finale del mondiale dove lunedì alle ore 21 italiane affronterà i brasiliani del Fluminense e tra poco poi vi mostro anche il tabellone completo del mondiale per fare qualche discorso anche sul tabellone. Prima però parliamo di questa partita, di questo Inter River. Allora ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto mi piace e soprattutto clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto e non vi perdete anche le prossime analisi che vi porteremo. Come sempre tra qualche ora arriverà anche qualche spunto tattico con delle curiosità che abbiamo raccolto. Qui parliamo della partita che è stata la miglior partita delle tre giocate fin qua nel mondiale per l'Inter di Chivu. Secondo alcuni, lo aveva detto anche Chivu, l'Inter era spacciato dopo la prima partita contro il Monterrey, invece l'Inter poi con il ribaltone contro l'Urawa ha rimesso tutto in carreggiata, oggi completa l'opera con la miglior partita delle tre anche grazie al fatto che l'avversario, a differenza di Monterrey e Urawa, ha provato a giocarsela sicuramente. Un avversario, questo River, di un livello differente, di uno spessore differente, che ha giocato a calcio ma ha giocato anche a calci perché è stata una partita anche molto ruvida, c'è stato un mischione finale con il rischio di una rissa che Dumfries ha saggiamente evitato dopo essersi punzecchiato con Acugna che forse gli ha ricordato un pochino Teo Hernandez, al fischio finale è scappato subito negli spogliatoi evitando qualsiasi contatto, qualsiasi rissa, si è preso qualche bandiera addosso dei tifosi del River che erano tantissimi ma nulla più. I giocatori del River hanno picchiato parecchio, l'hanno fatto fin da subito e l'Inter però alla fine esce vincitrice giocando a calcio e giocando molto bene, devo dire, una partita molto positiva. Per due squadre, Inter e River, che arrivavano a questa partita con diverse assenze. Loro mancava un attaccante importante come Driussi e tre centrocampisti squalificati. È una squadra che si è un pochino ridisegnata, anche se non troppo, sempre con una sorta di 4-3-3 che diventava una difesa a 5 quando l'Inter si alzava con tanti uomini. Nell'Inter però, dall'altro lato, anche l'Inter aveva assenze importanti. Cialanoglu che dovrebbe saltare, salvo colpi di scena, anche l'ottavo di finale e vedremo se dietro c'è anche altro, come sostengono alcuni, o meno. Mancavano anche Frattesi, Zielinski, Pavard e Bissek, quindi 5 giocatori comunque di un certo peso anche per l'Inter, che però recupera Dumfries, che Chivu lancia subito titolare in un 3-5-2 che dunque sembra segnare un po' un ritorno ad un Inter di Inzaghi sostanzialmente. Dopo il tentativo di 3-4-2-1 contro l'Urawa, Chivu torna un pochino sui suoi passi, anche se secondo me è ingiusto dire che Chivu torna a fare l'Inter di Inzaghi, perché anzi secondo me ancora una volta oggi si sono viste diverse novità portate da Chivu e in questa vittoria per me c'è una forte impronta di Christian Chivu, ma ne riparleremo. Pubblico quasi totalmente biancorosso a tema River Plate, quasi tutti argentini allo stadio a tifare River Plate, anche se come abbiamo visto con i nostri collegamenti da Seattle abbiamo anche diversi tifosi interisti che stavano spingendo, e in questo clima fortemente pro River la partita inizia subito con dei ritmi molto alti, ad alta intensità, con loro che sono partiti subito forte anche per mordere un po' le caviglie. È stato cercato molto Mastantuono, ma Bastoni e Di Marco hanno limitato tantissimo questo gioiello argentino che il Real Madrid ha pagato più di 60 milioni e praticamente non gli hanno mai concesso il mancino e quindi è vero che ha tirato 4 volte verso la porta avversaria, verso la porta di Sommer, ma niente di mai realmente concreto e pericoloso. Quindi il River parte molto forte, ad un certo punto poi arriva anche la notizia del Monterrey che va in vantaggio sull'Urawa, lì si alza la pressione sul River che però sul campo non si traduce in grandi occasioni prodotte, perché in realtà la prima vera occasione dopo 10 minuti ce l'ha Aslani con una buona azione che si conclude con Aslani che stoppa col destro, tiro col mancino alto sopra la traversa, primo squillo verso la porta del River. Qui comincia poi una fase di partita molto ruvida, molto spinta con il River che attacca, che alza l'aggressione con Chivu che però saggiamente alla panchina chiede calma, chiede di non forzare troppo delle uscite dal pressing, chiede di essere più verticali fin dall'inizio e quindi l'Inter sembra secondo me lasciare l'iniziativa al River ma consapevole della propria forza e convinta che questo River non può tenere questo ritmo per tutta la partita e soprattutto con ordine l'Inter può venirne fuori, tant'è che
Ehm, c'è una prima timida occasione al 22esimo con Lautaro che non controlla bene, ma al 25esimo c'è la prima vera grande occasione dell'Inter con, Pio Esposito che riceve dalla destra a rimorchio. Questa giocata con il passaggio arretrato per l'attaccante che arriva, la stanno sfruttando parecchio, poi la rivedremo. Pio Esposito calcia, col difensore che mura il tiro, non è stato un tiro irresistibile, poteva forse fare meglio, però prima vera occasione, primo squillo dell'Inter che poi conquista un calcio d'angolo da cui arriva anche un altro tentativo di Acerbi. Non sfruttiamo secondo me a sufficienza in questo momento due cose: un Barella che dovrebbe accendersi un pochino e Dumfries soprattutto che dal punto di vista fisico è il doppio di Acugna e potrebbe dominarlo. L'unica volta in cui lo sfruttiamo bene creiamo questa prima occasione. Dovremmo sfruttarlo un po' di più secondo me in questa partita, invece lo facciamo un pochino poco, detto che Dumfries fa una buona partita, poco pulito in fase di assist e di ultimo passaggio che lui stesso ha detto in una recentissima intervista di dover migliorare. Al 30° c'è un momento di svolta su cui abbiamo un po' ironizzato perché è stato ammonito Alessandro Bastoni e diciamo vediamo quanto dura Bastoni ammonito con Christian Chivu. Ecco, è durato fino a fine partita e anche qua Chivu ha avuto ragione perché poi Bastoni è entrato con il secondo gol, ha fatto un gol bellissimo, capolavoro, ha messo a sedere 5 giocatori, 4 difensori più il portiere, azione veramente pregevole nel minuto finale quando poi le maglie si erano un po' allargate e il River era praticamente fuori, ma tra poco ci arriveremo. Qua dunque l'Inter comincia a cambiare qualcosina, comincia a diventare un po' più aggressiva anche nelle riaggressioni, nella riconquista alta del pallone. Finisce il primo tempo 0-0 con l'Inter che meritava un po' di più, secondo me, il vantaggio rispetto al River, che nel secondo tempo riparte subito con una punizione pericolosa, dove Acerbi fa una piccola ingenuità su Borca che viene, sanzionata con un calcio di punizione veramente al limite, ma dopo questo unico squillo del River iniziano 10-15 minuti circa di Inter veramente dominante, che mette alle corde il River Plate e dove si torna a ripetere questo problema atavico dell'Inter della poca precisione in zona gol, perché Lautaro Martinez al 50° fa una giocata spettacolare e colpisce il palo dopo un movimento a dribblare il primo difensore, in scivolata trova il tiro che finisce sul palo. Al 52° c'è poi un'occasione enorme per Mkhitaryan, con il tiro di Di Marco poi che finisce fuori. Al 54° Lautaro Martinez fa un'occasione, alla Milito, l'ho chiamato movimento alla Milito, perché col destro finta, se la porta sul sinistro, tiro e Armani però para bene centrale e di nuovo al 57° c'è un'altra grande occasione per Lautaro Martinez con il tiro che finisce alto. Forse questo era quello dove poteva tirare un pochino meglio perché la difesa mi sembrava un pochino rallentata, lui ha avuto il tempo anche di prendere un po' la mira. Quindi il River qua sembra alle corde, l'Inter sembra star bene fisicamente. Chivu fa 2 cambi che fanno un pochino discutere la chat mentre eravamo in diretta nelle nostre 3 ore di live, perché al 62° Barella e Di Marco escono scuotendo entrambi un pochino la testa e Di Marco te lo aspetti che possa uscire al 60° per fare entrare Carlos Augusto. La scelta di togliere Barella è una scelta abbastanza forte ed entra Sucic soprattutto. E anche queste, ragazzi, sono scelte che premiano Christian Chivu, perché è vero che poco dopo i cambi c'è un'occasione timida per Colidio di testa, l'ex Inter, che è molto simulatore Colidio, si buttava di continuo a terra. Non me lo ricordavo così simulatore. Però subito dopo questi cambi tanti dicevano deve uscire Mkhitaryan per far entrare Sucic e invece Sucic va a fare il Barella. Mkhitaryan rimane in campo, 2 minuti dopo fa espellere Martinez Quarta che combina una frittata in fase difensiva. Mkhitaryan intercetta il pallone, lo anticipa, si prende il fallo, era involato in porta, rosso netto. Quindi qua cambia la partita. Non capisco la scelta di Gagliardo, il tecnico del River, che con il River praticamente fuori perché deve vincere per forza, toglie un attaccante Colidio per raggiungere un difensore. È vero che sei rimasto in 10, però devi andare a vincerla. E lì l'Inter quindi diciamo che passa definitivamente. Poi arriva il gol di Pio Esposito, un gol veramente molto bello, veramente pregevole, con il primo assist di Petar Sucic che è entrato benissimo Sucic è entrato benissimo, ha fatto un'azione poi al 90° in dribbling nello stretto per servire Mkhitaryan che si è mangiato un altro gol purtroppo nel finale Miki, ma un'altra giocata spaziale di Sucic, ma il gol di Pio Esposito è veramente molto bello. Da attaccante dicevo è un gol che per caratteristiche non so quanti altri attaccanti nell'Inter lo fanno, con il suo movimento a saltare si sposta il pallone, manda a vuoto il difensore e spara
poi comodamente piazzando all'angolino il pallone col portiere da una parte e palla dall'altra. Perfetto, da centravanti vero. Quindi a questo punto la partita si indirizza verso un finale abbastanza scritto, con il River, i tifosi erano abbastanza in lacrime, l'Inter in controllo, River molto sporco, sale il nervosismo, cominciano un sacco di falli, scattano i cartellini, c'è anche un espulso Montiel, se non sbaglio, nel River Plate, c'è l'occasione di Mkhitaryan al 94esimo, poi 92esimo circa, 93esimo, giù di lì, Bastoni fa un'azione che io in live ho detto i milanisti si arrabbieranno, però ricorda quasi un Kakà contro il Manchester United, fa scontrare i difensori, ne emerge vincitore e batte poi Armani per il 2-0, per chiudere alla perfezione questa partita che l'Inter ha giocato molto bene. Mi sono piaciuti Sucic, ingresso in campo veramente bellissimo, come dicevo. Mi è piaciuto molto Bastoni, al di là del gol, ha fatto una buona partita, una partita importante. Pio Esposito, ragazzi, qua si aprirà il tema. Adesso tenerlo, non tenerlo. Secondo me, io lo stavo dicendo, chi era in live con noi lo può testimoniare, già durante la partita stavo dicendo, sta facendo vedere delle cose che ti portano a doverlo confermare. È un giocatore a cui potrà capitare di chiudere partite come nel primo tempo, dove quelle 2 o 3 occasioni le ha avute e le ha fallite, però in questo momento del percorso di crescita devi accettare che possa fallire quelle occasioni lì, anche perché poi nel secondo tempo l'altra occasione non l'ha fallita, e quindi è un giocatore che può crescere in questa Inter. Secondo me un anno di Inter in questa Inter gli farebbe molto bene, quindi sono molto curioso di vedere se potrà avere ancora spazio. Intanto la sua prima chance se l'è giocata dal primo minuto, se l'è giocata molto bene con questo gol. Ho letto tante critiche per Aslani, a me Aslani è piaciuto, è stato il giocatore con più palloni giocati, più passaggi riusciti. C'è stata anche un'occasione in cui, non mi ricordo di preciso quale fosse l'occasione, ma una delle occasioni di Lautaro Martinez nasce da un recupero palla di Aslani 15 metri prima della metà campo, e appena recupera palla subito verticale da Lautaro e lo mette in porta praticamente. Quindi anche Aslani per me oggi è stata una partita in crescita, da qui non apro tante discussioni sul mercato, ma comunque in crescita. Detto questo, l'Inter sicuramente più forte del River, era una partita affascinante assolutamente. Il bello di questo mondiale, che mi sta gasando sempre di più, devo dire, sarà perché l'Inter vince, ma comunque mi sta piacendo questa competizione che ci permette di vedere partite che rimangono comunque nella storia del nostro club, aver affrontato un club glorioso come il River Plate, e adesso ci permette di andare a questo tabellone qua, con la grafica di DAZN, con l'Inter che dunque capita nel lato del tabellone con Fluminense. L'altra sfida che deve ancora delinearsi sarà quella che uscirà dal girone di Manchester City-Juventus, quindi chi arriva prima tra Manchester City e Juventus verrà dal nostro lato, insieme a chi arriva seconda tra Real Madrid e Salisburgo. Diciamo che sulla carta il pronostico più semplice sarebbe Manchester City-Salisburgo, e quindi l'Inter dovesse superare Fluminense nell'ottavo di finale, ai quarti di finale avrebbe teoricamente il Manchester City il 4 luglio alle ore 21. Questo è un po' la previsione, però prendiamo tutto con le pinze. Intanto dobbiamo fare il nostro. Dal nostro lato poi sono subentrate Palmeiras, Botafogo, Palmeiras, Botafogo, quindi derby brasiliano, e derby europeo, mettiamola così, Benfica-Chelsea. Quindi secondo molti, ditemi un po' voi se siete d'accordo, siamo capitati nel lato del tabellone giusto, mentre dall'altra parte, come vedete, c'è PSG Inter Miami, Flamengo Bayern, quindi un probabile quarto di finale PSG Bayern Monaco, Borussia Dortmund Monterrey, e poi una tra Juventus, in teoria, come dicevamo, dovrebbe essere Juventus Real Madrid, forse da quel lato là. Quindi di là ti beccheresti Real Madrid, PSG o Bayern, una di queste in semifinale. L'Inter invece potrebbe avere sulla strada, che ne so, Manchester City, Chelsea, due inglesi potrebbe essere, oppure Manchester City e Botafogo o Palmeiras. Non lo so, non voglio andare troppo avanti, però era per farvi avere una previsione, una proiezione, per farvi fare una vostra opinione sul tabellone. Intanto l'importante era fare il nostro, era vincere. L'Inter l'ho fatto in maniera convincente, l'ho fatto dando altri segnali di crescita.
Sono molto soddisfatto, detto che adesso, ecco, non prendiamo tutto per buono, non prendiamo tutto per perfetto e fantastico, perché adesso inizia un'altra competizione, le brasiliane sono ancora più agguerrite, quello col Fluminense sarà la sfida più difficile del nostro mondiale in assoluto, almeno fino ad ora, quindi massima concentrazione, massima attenzione. Fatemi sapere un po' le vostre opinioni, chi vi è piaciuto, di questa partita, cosa avete notato, quali spunti avete visto, fatemelo sapere nei commenti. Io vi invito a seguirci anche nel club di Passione Inter, dove nelle prossime ore approfondiremo ulteriormente tutte le questioni, quindi www.passioneinter.club per supportare il nostro progetto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.